Salve a tutti, questa volta vorrei mostrarvi come sostituire le pastiglie dei freni. Questo tutorial va bene per tutti i tipi di scooter. La prima cosa che faremo è spostare questo cavo dell'ABS, eccolo qua, ovviamente se è presente sul vostro scooter. Poi gireremo la ruota e sviteremo parzialmente questi due spinotti che si trovano sulla pinza dei freni usando un chiavino esagonale da 5. Eccolo qua. Questo è il primo e questo è il secondo spinotto. Ok, ora giriamo la ruota e rimuoviamo la pinza dei freni. Questa volta useremo un chiavino esagonale da 6. Ecco, toglieremo quello da 5 e metteremo quello da 6. Siccome ci vuole un po' di forza per svitare questi due perni, allora vi consiglio di usare questo piccolo trucco. Mettete la chiave in questo modo, così facendo possiamo fare maggiore leva. La pinza è libera e può essere anche rimossa. A questo punto possiamo rimuovere i due spinotti che abbiamo svitato solo leggermente prima, eccoli qua. Per fare questo ovviamente useremo il chiavino esagonale da 5. Le pastiglie sono libere e possiamo anche estrarle dalla pinza. Questa è la prima e quest'altra è la seconda. Come vedete non sono per niente consumate. In effetti lo scooter è nuovo perché è stato appena ritirato dal concessionario e quindi praticamente questa è solo una dimostrazione di come fare. Ora svitiamo questa specie di dado usando un chiavino esagonale da 6. Questa staffa di colore nero è il supporto della pinza. Per rimuoverla dobbiamo solo sfilarla. Attenzione comunque, non occorre necessariamente rimuovere il dado che ho svitato con la brucola da 6. In effetti questa staffa si sfila lo stesso anche se non rimuoviamo il dado. Io ho fatto un passaggio in più che voi potete evitare tranquillamente. Attenzione, ora dobbiamo far retrocedere i pistoncini della pinza dei freni, eccoli qua questi due. Questo perché le pastiglie nuove sono molto più spesse in quanto ovviamente non sono consumate. Per fare questo useremo questo morsetto da falegname. Ecco, il primo pistoncino è retrocesso, ora faremo la stessa cosa anche all'altro. Siccome come vi ho detto questo scooter è nuovo, quindi le pastiglie non sono molto consumate, quindi i pistoncini non sono usciti molto fuori, ma probabilmente sul vostro scooter le pastiglie saranno molto consumate e quindi i pistoncini saranno davvero molto più sporgenti. Ora rimontiamo tutto. Dunque questa è la rondella che ho tolto prima, rimetteremo la staffa che fa da supporto, eccola qua, dobbiamo solo spingerla leggermente, poi ci metteremo il dado, ecco questo è il dado, io lo chiamo dado ma non so come si deve chiamare. Comunque potevamo anche evitare di svitarlo perché come già vi ho detto la staffa veniva via lo stesso, bisognava solo tirarla. Controllate se queste due cuffie sono perfettamente in sede. Di solito quando si inserisce la staffa che fa da supporto, queste cuffie si sistemano automaticamente. Bene, ora inseriamo le pastiglie, questa è la prima,
quest'altra è la seconda. Inseriamo gli spinotti, eccolo, questo è il primo. Spingiamo le pastiglie all'ingiù come vi sto mostrando con questa freccia gialla, altrimenti lo spinotto non entra. La stessa cosa faremo con il secondo spinotto, spingeremo le pastiglie all'ingiù come è suggerito da questa freccia gialla e poi lo avvitiamo. Ora questo dado e i due spinotti li stringeremo bene dopo che avremo installato la pinza. Nel frattempo, prima di installarla questa pinza, apriamo bene le pastiglie come mostrato da questa freccia gialla, in modo da farci entrare il disco dentro. Attenzione, non stringiamo in modo eccessivo per non rovinare il filetto dei perni. Bisogna serrare il giusto. Carissimi amici, ricordatevi che dopo che avrete installato le pinze, sia quella davanti che quella indietro, è normale che queste si muovano un pochino. Questo è del tutto normale ed è previsto dalla Piaggio. Bene, ora possiamo completare il serraggio di questi due spinotti che abbiamo rimasto sospeso prima. Ora possiamo togliere il chiavino da 5 e metteremo quello da 6 per completare il serraggio di questo dado. Per finire il lavoro azioniamo la leva del freno anteriore per far accostare le pastiglie al disco dei freni. Ci fermeremo solo quando questa leva diventerà dura. Per cambiare le pastiglie sulla ruota posteriore, su questo scooter dobbiamo per forza rimuovere la marmitta. Quindi toglieremo prima questa piccola copertura di protezione in plastica nera. Ok, ora per rimuovere la marmitta dobbiamo svitare 3 perni. Questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. E poi dobbiamo rimuovere questa fascetta a collarino. Per la fascetta useremo questa chiave a stella da 17. Per i perni invece useremo un chiavino Torx. Mi dispiace, ma non ricordo la misura del chiavino che ho usato. Ora con una mano sosteniamo la marmitta e con l'altra mano sfileremo l'ultimo perno. Fatto, la marmitta è stata rimossa. Ora dobbiamo rimuovere questi due perni. Per fare questo userò un chiavino a bussola da 17, eccolo, oppure una semplice chiave a stella. La pinza è libera e possiamo anche spostarla.
Siccome è identica a quella della ruota anteriore, allora per cambiare le pastiglie non dobbiamo fare altro che ripetere la stessa procedura che già vi ho mostrato. Quindi possiamo installare subito la pinza, perché ormai già sappiamo cosa fare per sostituire le pastiglie. Quando installate di nuovo la marmitta, fate attenzione a non danneggiare questa boccola di grafite. In effetti questa boccola fa da guarnizione di tenuta ed è di materiale abbastanza tenero. Comunque non preoccupatevi più di tanto se si dovesse danneggiare, perché la potete sempre ricomprare al costo di 10 euro nel negozio di motoricambi. Anche qua, mi raccomando, non stringete eccessivamente la fascetta a collarino per non deformare la boccola di grafite, che come già vi ho detto è di materiale abbastanza tenero. Ovviamente anche per la ruota posteriore azioneremo la leva del freno 2 o 3 volte per far accostare le pastiglie al disco dei freni. Ok ragazzi, ora non andate via perché faremo un piccolo giretto per Napoli.
Allora ragazzi, ritorniamo a noi, lo scooter va benissimo, il collaudo è andato a buon fine e quindi possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!